Ritorniamo a parlare di Reflex, gli amici Reflex che mi hanno donato tante cose nel tempo, quindi obiettivi, valigette, eccetera, eccetera. Potete andare a cercare ovviamente nella loro playlist su questo canale, ma adesso parliamo di una nuova applicazione. L'applicazione si chiama Relapse, quindi è un'applicazione che promette di fare timelapse, hyperlapse, ma con qualche caratteristica fondamentale, e una di queste le scopriamo subito dopo che vi sarete iscritti al canale. Ovviamente, se volete, è una cosa facoltativa, ma se ci tenete ai contenuti iscrivetevi, e se volete azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo andiamo a vedere una delle caratteristiche che forse non esiste più in tante applicazioni. E qual è una delle caratteristiche che non esiste più nelle applicazioni che si utilizzano sui nostri smartphone? Ovviamente una è questa. Adesso io ovviamente sull'Apple Store l'ho già cercato, vedete questa, poi vi metterò il link in descrizione. Una delle caratteristiche è qua sotto nella parte degli acquisti in app. Sì, acquisti in app ce ne sono, ma c'è un abbonamento annuale molto, diciamo, molto abbastanza basso come prezzo, ma c'è anche un costo una tantum per ora, perché ovviamente le cose possono cambiare. Io sapete che sono schietto, sono sincero, quindi non è detto che sarà per sempre, oppure per sempre. Quindi 18 euro ci portiamo a casa questa applicazione che non ha solo questo, ovviamente questa caratteristica, ma ne ha ben altre. Ora io andrò ad aprirla e vi faccio vedere subito la schermata, ok, principale, diciamo la layout di questa applicazione, che ricorda ovviamente le applicazioni Reflex, perché prende spunto ovviamente dalle applicazioni precedenti. Perché? Per due motivi. La prima, qua sotto abbiamo tutti i controlli, vedete, abbiamo ovviamente gli ISO, la possibilità di variare l'otturatore, abbiamo anche la possibilità di variare l'esposizione, compensare, abbiamo la messa a fuoco, abbiamo il bilanciamento del bianco e così via, che abbiamo già visto ovviamente nelle altre applicazioni, cioè nelle altre Reflex Camera. E ovviamente le cose si vanno a azionare in questa maniera: si clicca sopra ognuna di queste opzioni, ognuno di questi parametri, e si va a cambiare con lo slider, ok, praticamente il valore di queste impostazioni. Poi cosa abbiamo? Abbiamo sotto anche tre controlli molto, diciamo, utili. La prima è la possibilità di avere un fuoco assist, quindi è la possibilità di avere, okay, la messa a fuoco intorno alle mani, intorno all'oggetto. La seconda, la possibilità di avere ovviamente gli istogrammi, e la terza la zebratura. Quindi abbiamo questi tre controlli che ci aiutano ovviamente a migliorare l'esposizione, la messa a fuoco, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, ben venga questi controlli che abbiamo in più. Qua sotto abbiamo la risoluzione del filmato, vedete, possiamo andare fino a 4K. E poi ovviamente qui c'è la, diciamo, la ghiera che apre queste opzioni qua sopra. Qui abbiamo la possibilità di cambiare gli obiettivi, ovviamente in base a quanti ne abbiamo, ok? Qua abbiamo la libreria, e qui sotto diciamo che abbiamo finito, ok? Per adesso, ok? Qui lo vediamo dopo. Sopra qui abbiamo invece i controlli che troviamo anche in Reflex Camera. Abbiamo la possibilità di andare a azionare ovviamente un autoscatto, perché no? Abbiamo la possibilità di andare a mettere l'orizzonte, abbiamo ovviamente anche la possibilità di avere un feedback dove abbiamo ovviamente il telefono che ci dà questo feedback fisico, ovviamente proprio vibra per quando abbiamo l'orizzonte dritto. Qua abbiamo la regola dei terzi, molto fondamentale per girare video e foto, e qua abbiamo le opzioni. Le opzioni che non sono tante, ma un'opzione che abbiamo diciamo molto carina è questa. Io penso, adesso non l'ho ancora provata, che questa opzione il backup vada a finire in iCloud, ok? Perché dice che va a salvare un backup in documenti, quindi penso che sia così. E abbiamo un risparmio energetico. Penso che quando
mettiamo un time lapse molto lungo, lo schermo si spenga. Quindi diciamo due cosucce, ok, non da poco. Poi sotto abbiamo ovviamente tutto il resto, feedback, i FAQ, i tutorial e tutto quello che ovviamente le applicazioni, ok, che abbiamo già recensito su questo canale, tranne una, ma Reflex e Reheld le abbiamo recensite, e qua ovviamente lo store dove potete andare a acquistare gli obiettivi, eccetera, eccetera. Torniamo indietro ovviamente con la nostra fotocamera e andiamo a vedere ovviamente le caratteristiche principali, che è quelle che sono per fare un time lapse o un hyperlapse. Qua sotto abbiamo le seguenti caratteristiche. Innanzitutto abbiamo quanti scatti deve eseguire la nostra fotocamera. Più scatti eseguiamo, ovviamente se io vado con la ghiera di là che non capisco perché non giri il mouse, non gira la ghiera, diciamo così, ok? Più vedete sopra, qua sopra i valori aumentano, ok? Infatti qua su abbiamo quanto praticamente la registrazione di quanto dura e di qua quanto produrrà il time lapse o hyperlapse che sia. Praticamente se registriamo 2 minuti, ok, di filmato, avremo 8 secondi di time lapse, quindi molto semplice. Possiamo, oltre che andare a, diciamo, a gestire gli scatti, possiamo gestire anche gli intervalli in base a quello che ovviamente noi facciamo. L'intervallo cambia, tipo non so, per fare le nuvole penso che ci vogliono 5 secondi, per fare fiori magari più lungo, quindi a vostra discrezione. E qui in questo effetto abbiamo l'effetto blur. Praticamente questo viene da Reheld, io penso che mi correggeranno se sbaglio gli amici di Reflex, permette di ottenere un effetto blur, praticamente un effetto ovviamente blur, quello di sfocatura, ok? Quello di, ragazzi, non mi viene la parola italiana, blur, ok? Blur vuol dire una cosa in movimento, quindi abbiamo molte opzioni che ci permettono di fare dei bei time lapse. Questa ghieretta qua che vedete qua sotto, vedete, spegne, ok? Ok, spegne questi comandi o li riaccende, vedete, li collassa o li apre, e di conseguenza si apre anche qua sopra, ovviamente le finestre vengono più grandi. Ecco, al momento di andare ovviamente in rec, la nostra videocamera comincia a registrare e finisce ovviamente quando si esaurisce il tempo, ok, a nostra disposizione. Ma adesso è venuto l'ora di provarla dal vivo. Allora, andiamo a registrare il solito cielo con le nuvole, questo ho, ragazzi, quindi questo ci prendiamo. Innanzitutto possiamo tappare, vedete, le esposizioni, ok, cambia in base a dove io posso tappare la mia fotocamera, però possiamo anche andare sotto se vogliamo agire su qualche parametro, tipo ridurre un po' l'esposizione. Però rendetevi conto che se poi il cielo si scurisce, ovviamente l'esposizione non cambierà, quindi diventerà tutto più scuro, però è tutto molto più professionale. Fatto questo, possiamo decidere, come abbiamo detto prima, gli scatti, gli intervalli e se vogliamo l'effetto blur. Io lascerò così. Ho praticamente messo, vediamo un po' di ripassare tutto, 240 scatti, ho messo 0,5 di intervallo, ok, possiamo lasciare così. E visto che sono sul cavalletto a mano libera, perché non ho il cavalletto, cioè non ho il telecomando, mettiamo 10 secondi, così almeno si stabilizza ovviamente l'immagine e quando io clicco lui continuerà a registrare. Andiamo in rec, vedete che comincia a contare il conto al rovescio e poi rovescio, non mi ricordo mai come si dice, incomincerà a scattare le nostre immagini. Come vedete sotto, vedete apparso ovviamente un reminder che ci ricorda quanti scatti stiamo facendo, vedete che scorre il numerino, e quanti scatti ovviamente totali sono. Come ho già detto prima, quando la nostra fotocamera, la nostra applicazione ha finito di scattare, ovviamente si fermerà automaticamente e la nostra immagine andrà a finire, il nostro video, il nostro timelapse andrà a finire nella libreria che abbiamo visto sottostante.
Ecco, purtroppo il vento ha mosso un po' il cavalletto, comunque va bene lo stesso. Però adesso andiamo a vedere il risultato finale. Però volevo farvi vedere una cosa. Se andiamo a cambiare l'intervallo, cioè mettiamo 1 secondo, 2 secondi, vediamo cosa cambia in alto. Vedete? Praticamente cambia ovviamente i minuti di registrazione, ma poi ovviamente i minuti di diciamo finali non cambiano. Andiamo un attimo a vedere la registrazione che abbiamo fatto, che ovviamente è qua sotto, vediamola un po'. Ecco, il movimento è molto molto lento perché ovviamente le nuvole non vanno velocissime. Aumentiamo ovviamente, lasciamo 2 secondi, ok? E andiamo a rifare ovviamente la stessa cosa. Andiamo a scattare, vedete che ovviamente viene sempre proposto il conto alla rovescia e andiamo a registrare con 2 secondi e vediamo se le nuvole si muoveranno di più. Ok, ha finito, andiamo a vedere il risultato finale. Dunque, ho messo l'iPhone 13 puntando quei fiori lì che si dovranno schiudere. Ho messo circa 3 ore e mezza. Ecco, non ho potuto bloccare l'esposizione perché ovviamente quando calerà il sole i fiori che si stanno già schiudendo, mi sembra, diciamo che ovviamente verranno più scuri, quindi ho lasciato così in automatico. Vediamo che succede, questo è un esperimento ovviamente, vediamo che succede alla fine di queste 3 ore, o lo interromperò ovviamente quando i fiori si saranno schiusi. E ho usato anche ovviamente un power bank perché diciamo che l'attesa è abbastanza lunga, non vorrei che si scaricasse ovviamente la batteria. Vedete, ho utilizzato l'iPhone 13, sono un po' di riflessi, vabbè, non ho messo neanche il polarizzatore, vabbè, comunque lo stesso, e qui puntando i fiori speriamo che il risultato sia buono. Passiamo ora a una piccola dimostrazione con l'OM iSteady M6, visto che ha i 2 tasti fisici proprio qui per produrre timelapse. Purtroppo non corrispondono i minuti di rotazione con quelli dell'applicazione, ok? Però diciamo ce ne possiamo anche fregare. I minuti che si possono impostare sono 1, 5, 15 e 20 sull'OM, mentre l'applicazione parte ovviamente da pochi secondi. Io ho settato sull'applicazione 2 minuti e l'OM 1 minuto solo. Comunque va benissimo così, faremo una prova così, un test, però avremo oltre le nuvole che si muovono, che adesso mi sembra che vadano in là, non vorrei sbagliarmi, anche la rotazione del gimbal. Quindi se le nuvole vanno in là, vediamo un po' dove vanno, e non si sa dove vanno. Sì, forse vanno in là. Io farò una rotazione al contrario. Quindi come faccio a settare? L'abbiamo già visto nel tutorial dedicato alla OM. Vado qui e setto il primo mark, sentite. Ok? Poi vado a prendere il secondo mark, ovviamente di qua. Ok? Poi vado al primo mark, faccio partire l'applicazione, ok, gli do lo start e faccio partire anche il mio gimbal, ok? Non avevo dato lo start, ma tanto lì abbiamo 2 minuti abbondanti, quindi va bene così. Quindi lui adesso ruota e ovviamente registra il timelapse. E è una bella cosa perché ovviamente possiamo avere anche un movimento camminando, un movimento in rotazione, quello che vogliamo, però questo gimbal ci permette di fare questa operazione praticamente in automatico, avendo questi 2 tasti fisici.
Poi adesso andremo in studio a vedere cosa è successo, ok? A questo breve timelapse automatico che abbiamo prodotto. Adesso il gimbal si ferma da solo. Sto provando l'OHM Mic 01, il nuovo microfonino dell'OHM, che non so ancora abbassare il volume, ve lo dico, e quindi può essere che distorce oppure la voce sia troppo lontana perché l'ho dovuta allontanare. Comunque ragazzi, io sperimento. Ecco, ha finito, l'applicazione non è ancora terminato, ma la farò finire, farò diciamo terminare i suoi minuti da sola, quindi ci rivediamo in studio. Mentre riproviamo la ripresa frontale con il gimbal che si muove così il quadro non è storto, vabbè, tanto per cambiare un po', facciamo le conclusioni, tiriamo le conclusioni su questa applicazione Relapse. Allora, io sarò anche di parte, è inutile dirlo, ma mi è piaciuta molto perché la reputo un'applicazione completissima e che può fare delle cose che sono diverse dalle altre applicazioni. Ecco, la cosa che è diversa sicuramente sono la possibilità di avere la regolazione dei comandi, diciamo delle impostazioni banali, ok, ormai conoscendole, che si utilizzano nella fotografia e nei video sullo smartphone. Avete visto la mia prova, ho fatto anche dei fiorellini che sbocciavano, ma diciamo che una prova così, un test, quelli ci avevo, diciamo, e ho dovuto accelerarli perché ho fatto un timelapse un po' lento, lo ammetto, e poi avete visto le varie nuvole e anche il gimbal, lo M6 che si muove ovviamente a rotazione se vogliamo. È una cosa in più, se volete potete fare anche quel lavoretto in più. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video e serve a qualcuno, condividetelo con i vostri amici in attesa del cappellino di Smart Video Photography che mi arriverà, e lo metterò ovviamente in testa, lo dovete mettere, se no. Iscrivetevi anche al canale se volete, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò e ci vediamo nel prossimo video molto presto. Un abbraccio a tutti.